Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o Luna o Venere anche in Capricorno. Oggi andiamo a fare una lettura bellissima che parla dei tuoi talenti, delle capacità, di quelle doti che in virtù della costruzione di un io e di un ego sono stati repressi. Quindi qualcuno la chiamerebbe andiamo a dissotterrare l'anima nera. Che cos'è l'anima nera? Quello che vi insegno sempre dell'estasi sciamanica, il grande contenitore dove sono custoditi i tuoi più grandi tesori, talenti, capacità, doti, che sono quelle che ti servono per avere la vera felicità e non il condizionamento mentale che invece serve a tenerti vittima. E allora questo video ti permetterà di prendere consapevolezza di un certo talento, di certe doti che servono a realizzare relazioni sane, appaganti, quello che la tua anima vuole proprio per realizzarle, prosperità materiale, prosperità di idee, prosperità di affetti, prosperità di salute, sono tutte quelle doti che la tua anima sta gridando di manifestare affinché tu possa realizzare la prosperità a 360 gradi. E questo video è stato ispirato dalla grande formula magica che ormai conoscete benissimo, la formula psichica della creazione immaginale, che è: sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Dobbiamo concentrarci solo su quello che ci piace fare, perché è quello che genera prosperità e abbondanza, ma ci troviamo davanti a paure, ostacoli, i luoghi comuni, a dubbi. Ecco perché dobbiamo realizzare il coraggio di superarli. E già vedendo che cosa bisogna sviluppare, qual è questo talento, tu il coraggio già lo trovi. Cioè stiamo qua da vite intere per realizzare il coraggio, fondamentalmente è quello. E grazie alla passione, alla creatività, dandoci alle ali della nostra perfetta creatività, lo possiamo fare. Perché cosa sono le ali della perfetta creatività? Non sono dentro di te, ma sono intessute nella tua storia, nei tuoi avi, nei nostri antenati. Sono loro che ci sostengono e ci spingono a realizzare ciò che siamo nati per essere. E ogni talento, ogni capacità è un dono della tua genia. È un filo invisibile che collega passato, presente e futuro in un'unica danza, che è la danza del tuo puro piacere creativo. Ecco, oggi attraverso questa lettura ho adattato una croce celtica a questo bellissimo viaggio che faremo insieme. Andremo a vedere quali talenti chiedono di essere manifestati per realizzare la prosperità a 360 gradi, quali ostacoli ci bloccano e quale passo concreto possiamo fare per liberarli, accompagnati dall'energia dei nostri antenati e dalla forza della nostra anima. Allora, partiamo subito, ragazze mie, ragazzi. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa realizzare bellezza, gioia e prosperità. Sabbe, satta, sukhi kontu. Per le mie ragazze, i miei ragazzi del Capricorno. Allora, prima carta della croce celtica, mettiamo qual è il talento che già possiedi, una cosa tua già innata, che vuole esprimersi. Video sempre valido nel momento in cui lo guardi, vi consiglio anche di salvarlo, ragazze mie, è proprio una cartina tornasole. Qual è l'ostacolo che impedisce la manifestazione di questo talento tuo innato? Quali sono le risorse che già possiedi per supportare questo talento, ciò che hai già vissuto e che ti sostiene? Qual è la visione più alta? Cosa succede se realizzi questo talento, se segui questo talento e il dono che offri al mondo? Cosa devi lasciare andare per farlo? Qual è l'atteggiamento subito da adottare per realizzarlo? L'atteggiamento da abbracciare subito. Qual è l'azione concreta da fare adesso? Situazioni esterne che si intersecano nel percorso, ostacoli, opportunità. Quali sono i blocchi psicologici da vedere per realizzarlo? E poi qual è il risultato finale? Dove porta tutto questo? Dove porta la realizzazione del tuo talento? Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro.
e vediamo qual è il talento che già possiedi che vuole emergere, Capricorno. L'artigiano sacro, 8 di denari. La pazienza, la dedizione di quello che stai facendo. Stai già facendo qualche cosa, molti di voi stanno già facendo qualcosa, è proprio la maestria artigiana, il dettaglio e la pazienza. Cioè questa carta mi richiama proprio alla frase psichica, alla formula magica. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Cioè ti devi concentrare solo su ciò che ti piace fare senza avere l'aspettativa esterna di come sarà per gli altri, di come dovrà andare. Perché? Perché siccome il tuo talento vuole che tu ti perfezioni nella maestria artigiana, i risultati non tarderanno ad arrivare esternamente. Questa non è solo la carta del lavoro pratico, è anche del lavoro interiore. Continua a fare quello che stai facendo, con dovizia di particolari, perché il tuo talento è lì. Il talento che hai ama strutturarsi, ama trasformare le idee e le capacità in delle opere, in dei progetti, in delle competenze solide. Il tuo talento è un talento che porta valore agli altri perché ciò che tu crei ha durata e utilità nel tempo. Quindi quando è che fiorisce il tuo talento? Il tuo talento fiorisce quando metti cura, costanza e passione in ciò che fai, trasformando le tue capacità in arte tangibile e utile a te e agli altri. Vediamo qual è il blocco che si interpone. Cos'è? Cavaliere di denari. Questa è la pazienza. E la pazienza e la fretta insieme, due facce della stessa medaglia. Allora, sostanzialmente mi sta dicendo questa carta che il blocco potrebbe essere una tua eccessiva prudenza. Oppure ti potresti bloccare nell'eccesso di pianificazione, capito? Il talento dell'8 di denari ha bisogno di movimento, applicazione concreta, quotidiana, ma il cavaliere di denari frena con il timore di sbagliare o con la lentezza, la resistenza al rischio e un po' paura a rischiare. Quindi qua c'è il rischio di stancarti prima di vedere i risultati, oppure di perderti nel perfezionismo invece di goderti il processo di crescita e di maestria, no? Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere, non mi importa quanto ci voglia, non mi importa di essere rigida o rigida, troppo perfezionismo. Creatività non include il perfezionismo, quindi hai il desiderio di eccellere e creare con cura, però ti freni con la prudenza o una lentezza eccessiva. Quindi qua mi dice che il talento può esprimersi pienamente solo quando tu riesci a bilanciare costanza e flessibilità, perseveranza e coraggio di fare il passo avanti senza essere eccessivamente prudente, no? Quindi il messaggio sciamanico qua inizialmente è chiaro: il tuo talento fiorisce quando lavori con dedizione ma senza lasciarti intrappolare dalla paura o dalla rigidità. Ogni passo concreto, anche piccolo, ti avvicina alla tua maestria, alla realizzazione di questo talento. Vediamo quello che hai già sviluppato che sostiene questo. 4 di coppe, tu sai già dire di no a delle cose che emotivamente non ti piacciono, sai già dire di no, questa è la prima cosa che mi viene in mente. Tu hai già una consapevolezza di ciò che non ti soddisfa pienamente. Diciamo che questo stato può sembrare un po' una stasi emotiva, no? Cioè, allora, è come se molti di voi sono un po' insoddisfatte emotivamente, lo siete già state a livello emotivo, un'insoddisfazione nel passato, l'hai già avuta questo stato qui. Per alcuni di voi può sembrare apatia o stasi emotiva questa cosa, però in realtà questo è lo spazio fertile dell'introspezione, cioè ti spiego, il talento dell'8 di denari può svilupparsi perché tu hai già imparato a distinguere ciò che conta davvero, a concentrarti su ciò che ha valore concreto per te, e questa è una base che incoraggia l'attenzione e il discernimento. Però va bilanciata con il coraggio di agire, evitando di restare troppo nell'emuginare, capito? Cioè sai già quello che non ti soddisfa, sei già stata insoddisfatto o insoddisfatto, bene, hai capacità di scegliere. Quindi hai già dentro di te la capacità di distinguere ciò che è prezioso per te da ciò che non è prezioso.
E adesso devi usare la tua dedizione per trasformare questa consapevolezza in maestria concreta senza restare ferma nell'indecisione. Vediamo cosa succede se lo fai. Guarda, gioia, felicità, condivisione, 3 di coppe, porti gioia al mondo. Vedo tanta felicità se lo fai qua, gioia condivisa, la condividi anche con gli altri. Questo tuo talento dell'8 di denari, che significa che tu hai dedizione, hai maestria, può condurti alla realizzazione attraverso la connessione con gli altri, la collaborazione con gli altri, la condivisione dei risultati con gli altri. Cioè tu impari che il successo non è solo personale tuo, ma diventa pieno il tuo successo quando puoi condividere i frutti del tuo lavoro insieme ad altri, celebrando insieme ad altri e ispirando gli altri, ispirando chi ti circonda. La gioia del 3 di coppe indica anche quel senso di leggerezza e di soddisfazione emotiva, capito? Che ti permette di bilanciare la prudenza del cavaliere di denari e la riflessione del 4 di coppe. Quindi sostanzialmente cosa mi sta dicendo? Che il tuo talento diventa pienamente vivo quando con dedizione e cura porti i tuoi doni nel mondo, condividi i tuoi frutti e celebri insieme agli altri trasformando il lavoro in gioia. Il lavoro è una gioia, il lavoro è una gioia, il lavoro è una gioia, non come ci hanno fatto credere. Vediamo cosa devi lasciare andare per farlo. La confusione del 7 di coppe. E anche quella sensazione in cui dici potrei fare questo, potrei fare quell'altro, cos'è che secondo i condizionamenti culturali, questo lo dici inconsciamente, secondo i condizionamenti culturali cos'è che mi darebbe successo, cos'è che mi darebbe gioia, allora sei vittima e confusa su questo aspetto. No, non è così. Allora, fondamentalmente qua devi smettere di disperdere la tua energia in sogni irrealistici o possibilità infinite, cioè nulla è irrealistico. Per come se la tua mente fosse un po' attanagliata o fosse stata così da potrei fare meglio secondo quel modello, potrei fare meglio. Questo è manipolazione della mente che manipola le tue emozioni, perché il tuo talento, mi dice qua dell'8 di denari, fiorisce solo quando c'è concentrazione, quando c'è costanza, quando c'è scelta chiara. Devi smetterla di disperdere l'energia in sogni che non sono tuoi. Lasciare andare il 7 di coppe significa dire non devo continuare a rimuginare su possibilità varie, ma devo focalizzarmi su ciò che posso realizzare concretamente, 8 di denari. Quindi il messaggio sciamanico qua è chiaro, il tuo talento cresce quando scegli la tua strada con chiarezza e smetti di distrarti e ti concentri su ciò che puoi costruire e condividere con gioia, adesso, ok? Vediamo qual è l'attitudine da abbracciare subito. 5 di spade. Io non ti dico che il percorso è facile o pacifico, ti dico che il tuo talento fiorisce quando impari a difendere le tue idee, a gestire i conflitti e a scegliere con coraggio la tua strada. Questo non sarà privo di ostacoli, ma già lo stai sperimentando. Cioè, sei chiamata o chiamato, qual è l'atteggiamento da incarnare subito? Sei chiamata a prendere posizione, ad affermarti, a usare la mente in modo deciso. Non sempre il percorso è pacifico. Questa è l'energia della competenza assertiva, della capacità di fare scelte difficili senza paura di apparire egoisti agli altri o di scontrarsi con gli altri. Perché? Perché il fine è la tua maestria e la realizzazione. Quindi devi confrontarti con gli altri, puoi apparire anche egoista, non fa niente, quello che appari non è un problema tuo, cioè qua ti stai dedicando alla tua maestria. Quello che ti voglio dire, questa carta mi sta dicendo che il tuo talento cresce quando difendi ciò che crei, affermando le tue scelte con coraggio e usando la tua mente con saggezza per muoverti nel mondo. Questo è ciò che devi abbracciare subito. Vediamo l'azione da fare in tal senso, qual è? Il 9 di coppe, devi sentire il godimento dei risultati già ottenuti nella tua vita fino a questo momento, devi celebrarti. L'atteggiamento concreto da adottare, devi celebrare i risultati ottenuti fino adesso, come colei o colui che
è già ricca, ricco dentro, fuori, che hai già tutto quello che ti serve, celebrando i risultati che hai avuto fino a questo momento nella vita, in tutte le sfere, come atteggiamento da incarnare. Il 9 di denari mi parla della realizzazione concreta del tuo talento, dall'8 di denari al 9, cioè mi dice che già il tuo talento si realizza già. E attraverso cosa? L'autonomia, la sicurezza e la padronanza di sé. Allora, dopo aver abbracciato l'assertività del 5 di spade, cioè io difendo quello che faccio, adesso tu traduci il talento in risultati tangibili sentendoti sicura, sicuro e indipendente. Questa carta mi parla di lavoro portato a compimento con soddisfazione, cioè la formula magica sulle ali della perfetta creatività, coltivo il gioco del puro piacere, porta a questi risultati tangibili. Guadagni, qua vedo guadagni per te, qua è piena di gioielli, no? Di cose preziose questa persona, questa figura. E qua c'è riconoscimento meritato, ma senza dipendere dagli altri. Quindi questa carta è un passo concreto, è un passo pratico. Organizza, applica, perfeziona e goditi il frutto del tuo impegno. Quindi, qual è il messaggio sciamanico? Il tuo talento si manifesta quando applichi costanza e dedizione e raccogli con gioia i frutti del tuo lavoro, sentendoti padrone della tua strada e indipendente. Vediamo quali sono le influenze esterne adesso. Qua abbiamo un re di spade che mi parla di situazioni o di figure che avranno un ruolo importante nella realizzazione di questo talento. Questa figura del re di spade mi parla anche non solo di una persona o di persone, anche di energie del mondo esterno che stimolano a te chiarezza, rigore, discernimento. Cioè, questo supporto esterno può manifestarsi, ripeto, come dei mentori o degli insegnanti o dei colleghi esperti, oppure contesti professionali che ti aiutano a strutturare il talento e a prendere decisioni sagge. Cioè questa è un'energia che ti incoraggia a pensare in modo strategico. Questa è un'energia che ti incoraggia a valutare bene le mosse e agire con equilibrio, evitando magari l'impulsività o gli errori di giudizio. Può essere qualsiasi figura. Come messaggio sciamanico mi dice questa carta che il tuo talento cresce quando ricevi la guida e il confronto con chi sa vedere chiaramente e ti aiuta a strutturare la tua maestria e a compiere le scelte sagge. Può essere chiunque. E vediamo le speranze o le paure, i blocchi psicologici da mettere in luce. 4 di bastoni. Quanto la desideri questa stabilità? Perché come speranza indica che tu desideri goderti i frutti del tuo lavoro, desideri sentirti realizzata o realizzato e riconosciuto, magari anche nel contesto familiare o sociale, no? E qual è la paura, il blocco che hai? Potresti mostrare timore di non riuscire a raggiungere quella stabilità o l'armonia, capito? Oppure di non riuscire a bilanciare il lavoro e la vita emotiva, cioè alla fine qual è il blocco psicologico che dobbiamo mettere in luce? Il bisogno di controllo e sicurezza, che può frenarti il talento se diventa rigidità, cioè tu rischi di restare troppo attaccata o attaccato al risultato invece di goderti il processo, capito? Quindi il tuo talento qua mi dice che fiorisce quando celebri ogni passo del tuo lavoro, senza attaccarti al risultato, è proprio la formula magica che ti devi ripetere sempre. Devi godere della stabilità e della soddisfazione che costruisci con dedizione e gioia ogni giorno, senza pensare troppo in là, capito? E vediamo cosa succede se coltivi tutto questo. Qua abbiamo un bellissimo re di bastoni. Questa è proprio l'energia della Kundalini che impazza, cioè qua vedo il desiderio di realizzare ciò che si è già imparato e costruito. Allora, io qua ti vedo che prendi il tuo talento e lo porti nel mondo. Con passione, con determinazione, con la capacità di affrontare nuove sfide, ti vedo tanto entusiasta. Allora, dopo aver attraversato dedizione, prudenza, introspezione, gioia condivisa, lascia andare le illusioni, l'assertività, l'autonomia, la guida esterna di questo re di spade,
e il desiderio di stabilità, il tuo talento esplode in movimento, boom, in coraggio, iniziativa. Questo io vedo azioni audaci da parte tua, energia creativa e desiderio di realizzare proprio tutto quello che hai imparato, capito? Quindi io vedo che qua il tuo talento fiorisce quando lo coltivi con dedizione e chiarezza, lasci andare ciò che ti trattiene e agisci con coraggio e passione. E dici, ora posso portare ciò che ho imparato nel mondo, trasformando la mia maestria in azione viva e ispirante per gli altri. È bellissimo. Vediamo adesso qual è la dea che accompagna questo percorso. Vedo un grande successo per te, grande successo. E lo applichi in tutto questo, relazioni lavorative, amorose, vita quotidiana, vita pratica. Questo è proprio la stesa sul tuo talento che vuole emergere adesso. Nel futuro, pazienza per i risultati, perché il futuro è completamente diverso da quello che hai vissuto fino a questo momento. Da tutta questa stesa io vedo che tu hai un talento concreto, pratico e maestrico. Sai imparare ad affinare le tue capacità e creare qualcosa di solido, utile e duraturo. Ecco perché la carta del futuro. Duraturo nel futuro, cioè questo è un talento che nasce dalla tua costanza, dalla dedizione, dalla disciplina e che ama la struttura e il perfezionamento. L'unica cosa è la prudenza e la lentezza eccessiva che potrebbero frenare l'espressione del talento, no? O la dispersione o indecisione che rischiano di diluire il tuo talento lasciandoti andare nelle illusioni. E anche queste paure interiori che abbiamo visto prima, l'attaccamento al risultato, alla stabilità, ma una volta affrontati io vedo che qua vedrai risultati nel futuro tangibili di quello che ti ho detto. Nel lavoro, nei progetti concreti, negli studi, nelle attività creative pratiche, tutto ciò che richiede dedizione, disciplina, produzione tangibile. Nelle relazioni, nella collaborazione, il tuo talento fiorisce quando si condivide, si celebra, si insegna agli altri ciò che si sa fare. E ripeto, questa carta del futuro, il talento ti porterà a nuove opportunità, a del progresso e alla realizzazione piena. Ricordiamo queste due carte. Perché tutto il lavoro fatto con cura e con coraggio si trasforma in un'azione viva, avrai frutti concreti, un impatto positivo sul mondo, capito? E vediamo cosa ti dice la carta del drago immaginale adesso, che ti darà anche una pratica. Capricorno. La foresta, devi essere selvaggia, selvaggio. Pensa come la foresta, significa pensare come un albero pensa, come il mare pensa. Devi immaginarti di pensare come la foresta, come gli abitanti della foresta, per creare la foresta, quando crea un albero, la foresta, meticolosità, pazienza, maestria artigiana dell'anima è un albero, no? Devi pensare come la foresta. Quando crei qualcosa, quando ti dedichi a qualcosa, pensa a come si dedicherebbe un albero a quella cosa lì, o come si dedicherebbe il cielo a quella cosa lì, come si dedicherebbe la montagna a quella cosa lì. Ti leggo questa carta perché è bellissima, 24. Eccola. Sono ritmo e bellezza. Tutto in me punta verso la bellezza che non ha un opposto. Il brutto non esiste in natura. I valori discriminanti della mente, bene, male, vero, falso, giusto, sbagliato, non fanno parte della mia esistenza. Qui non c'è separazione, tutto è inscindibilmente connesso. Una cosa è bella quando appare nel giusto momento.
Tutto in natura segue il principio del giusto momento. Io ti conosco e da sempre ti aspetto. Quando una farfalla ti passa davanti o il canto di un uccello cattura la tua attenzione, non è mai casuale. Ti stavano attendendo e sapevano che il momento era proprio quello per farsi vedere, ascoltare. Nulla è casuale, tutto è ritmo e palpito della bellezza. Questa carta ti indica che le azioni da intraprendere sono molteplici e stanno le une alle altre come le note di una melodia. Se stai pensando di fare o di non fare qualcosa, non puoi fermarti a quello. C'è altro che devi aggiungere, almeno un'altra azione, se non molteplici azioni, e tutte devono intrecciarsi tra loro a formare un insieme armonioso. Ti sta dicendo che ci sono tante cose che devi fare, tant'è che il cavallo di bastoni già me lo dicevano, un impulso a creare, a voler fare, no? Non perderti nelle illusioni, ma piuttosto segui magari il mondo esterno a te che ti darà suggerimenti o degli esperti, dei consigli. Allora il rituale della buona riuscita è questo. Tutto nella foresta segue il principio del ritmo. Le piante attraversano lunghi periodi di tempo in cui non crescono. Poi, nel giusto momento, iniziano a svilupparsi e crescono anche rapidamente. I fiori sbocciano nel giusto momento, gli animali escono dalla tana nel giusto momento. Saper cogliere il giusto momento è una questione di istinto. Quando cammini all'aperto, non appena vedi un albero, un uccello o un insetto, pensa questo. Questo è il giusto momento per noi di essere in contatto. E quando in natura vedi qualcosa di particolarmente bello, porta la mano a coppa sul naso e la bocca e pronuncia questa parola, così, davanti alla bocca. Grazie. Consapevole che ciò che vedi non è casuale, ma è per te, è proprio per te. Questa meditazione ti aiuta a sintonizzarti con le armonie universali e a essere spontaneamente opportuno, cioè capace di fare o dire la cosa giusta al momento giusto, senza sforzo. Siccome nella lettura abbiamo visto che ti dovrai confrontare con il mondo, ok, per esercitarti e praticare il fatto di essere opportuna o opportuno al momento giusto, non prima, non dopo, vai in natura e quando vedi qualcosa di bello o senti, no, una farfalla o vedi un uccello, con le mani a coppa sulla bocca di grazie, consapevole del fatto che quella farfalla, quell'uccello, quell'animaletto, quella foglia erano lì per te in quel momento perché tutto segue un certo ritmo. Affinché tu sia nel ritmo giusto e perfetto, fai questa pratica e ti permetterà di realizzare i tuoi obiettivi. Ok? Wow! Detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!